Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Prima sosta tecnica con in fondo i nostri amici Brian e Francesca con BMW GS. Allora mi parcheggio, ci beviamo un caffè e poi vi racconto dove andiamo. Buongiorno ragazzi, eccoci, siamo in partenza, Autogrill Novara Nord con i nostri amici Brian. Bella, ciao. Francesca, la sua moglie. Oh, ciao! Moglie, giusto? Compagna. Compagna, come noi. E Veronica. Eccoci qua. Adesso non mi sposo. Okay. Abbiamo figli, casa, tutto, ma non mi sposo. Okay, bravi. Ci si diverte ancora in moto, andiamo in Francia, siamo diretti al piccolo San Bernardo, scollineremo in Francia, andiamo a fare il Col de la Madeleine e poi sostiamo questa notte per poi domani fare il Col du Galimbier, proseguire attraverso il Col di Zoard e tornare in Italia attraverso il Passo dell'Agnello, che è un valico di confine posto a 2744 metri. Tanti chilometri sulla famosa Rue des Grandes Alpes insieme a GS 1250 di Brian e alla Tiger 1200 Rally Pro. Andiamo a vedere cosa succede in questo weekend. Siamo a Quincinetto, siamo entrati in Val d'Aosta e a breve passeremo da Châtillon, dove c'è un nostro amico carabiniere, un brigadiere, che se sa che passo da Châtillon e non vado a trovarlo si offende. Però oggi è sabato 7 ottobre e sono con altri amici, non so nemmeno se lui c'è in caserma, quindi se guardi questo video ti saluto tanto e avremo occasione prossimamente, ti prometto che vengo a bere un caffè qua e ti vengo a trovare. È un nostro amico che abbiamo conosciuto in Sardegna quest'estate e presta servizio nei carabinieri di Châtillon, appunto, ed è un bikers. A presto. Comunque la meraviglia di questi luoghi già si intravede, c'è un sole splendido per tutto il weekend, per questo abbiamo deciso di intraprendere questa diciamo escursione di una notte che ci vedrà protagonisti di 800 km totali attraverso due nazioni, Italia e Francia. Faremo la meravigliosa Rue des Grandes Alpes, una parte della Rue des Grandes Alpes che in totale copre 600 e rotti chilometri lungo tutto l'arco alpino, zona ovest appunto della Francia, sulle Alpi Graie e le Alpi Marittime. Noi staremo in zona Alpi Graie e percorreremo all'incirca 180-200 km di Rue des Grandes Alpes, tra i passi più belli della Francia. Come vi dicevo, oggi faremo il colle del piccolo San Bernardo che ci porterà in Francia, dove andremo a fare il colle della Madeleine e domani poi dormiremo ai piedi del colle della Madeleine a Saint-Maurice e qualcosa, poi ve lo scrivo. Iniziamo col francese maccaronico, ma per fortuna c'è Veronica che parla un francese meraviglioso e ci aiuterà, e poi comunque proseguiamo, andiamo nella zona del Col du Galimbier, il Col du Télégraphe, faremo il Col de Lautaret. Poi scendiamo di nuovo a Briançon e risaliamo per il Col de l'Izoard, che è una meraviglia ragazzi, uno dei più belli di queste zone, e poi torneremo attraverso il Colle dell'Agnello, che è il secondo valico alpino più alto d'Italia, il terzo in Europa dopo Iseran e Stelvio. Ovviamente non è il passo più alto, io parlo di valico alpino, quindi c'è distinzione. Comunque 2744 metri per il Colle dell'Agnello, che è uno dei più spettacolari e divide la Francia dall'Italia. Rientreremo poi attraverso il Barolo, le zone delle Langhe, per tornare a casa domani sera. Point Saint-Martin, proseguiamo. Sono le 9:20 del sabato 7 ottobre 2023, abbiamo 17 gradi, stamattina ce n'erano 14, temperatura ideale e si va.
Monte di Bard, là sopra, che domina la valle, è uno dei più belli in Val d'Aosta. Guardate che meraviglia, qua sarebbe da fargli una dronata. Bellissimo. Qua in Val d'Aosta, ragazzi, ci verrò a fare un video dedicato, perché farò il tour dei castelli della Val d'Aosta, perché sono troppo belli, c'è da dedicargli del tempo, ci va una giornata se non due solo per la Val d'Aosta, che è uno spettacolo. Siamo quasi a Châtillon, là in alto Château de Saint-Germain. Che valle meravigliosa. Ragazzi, davanti a noi il castello di Saint-Pierre, Château Saint-Pierre, fotonico, bellissimo. Proseguiamo, siamo quasi arrivati a Courmayeur, ma prima di Courmayeur devieremo per una valle laterale della Val d'Aosta che ci porta verso la Tuile e poi sopra il piccolo colle del San Bernardo. Château Avise, è pieno ragazzi di castelli uno dietro l'altro, meravigliosa la Valle d'Aosta, una giornata splendida, colori eccezionali. Oggi sicuramente mi aiuterà con le immagini video, e non sono mai stato qua sul colle del San Bernardo, sono talmente curioso che mi sono studiato anche la storia, ed è uno dei colli, dei passi, diciamo, dei valichi alpini con tantissima storia, perché da queste parti, prima essendoci il massiccio del Monte Bianco, invalicabile fino a pochi decenni fa, quando poi hanno fatto il traforo del Monte Bianco nel 1965 per l'esattezza, si attraversava, diciamo, il confine di Stato per andare in Francia attraverso il piccolo San Bernardo e in Svizzera attraverso il Gran San Bernardo. E in questi luoghi, appena siamo sopra, vi racconto qualche aneddoto molto interessante legato a questi valichi alpini. Di fronte a noi, signori, il massiccio del Monte Bianco. Ragazzi, stiamo entrando a Prés-Saint-Didier. Qua ci sono anche le famose Cucci Terme del Monte Bianco alla nostra destra, e fra 250 metri svolteremo direzione la Tuile, quindi si cambia valle, invece di proseguire per Courmayeur si gira a sinistra a questo svincolo per prendere il colle del piccolo San Bernardo, aperto, 23 km alla Francia. Qua che inizia, sì. Dove vuoi allestirti, preparare, fare Ok, ci fermiamo un... Sì, dai, ci fermiamo un attimo qua avanti. Perfetto, va bene. Appena troviamo spazio, troviamo. Guardate che meraviglia il Monte Bianco davanti a me, connessa anche Veronica, siamo tornati alla modalità per parlare insieme. Stiamo salendo. Sì, ci separano circa 22 km dalla vetta. Esatto, questi sono i primi tornanti.
una mezz'oretta e saremo su. E praticamente svalichiamo in Francia. Vedete i francesi però che fanno passare, guarda, questa è una cosa veramente che apprezzo dei francesi, hanno proprio nella cultura di far passare i motociclisti. E non solo, anche i pedoni sulle strisce pedonali, che può sì, sembrare una cosa in Italia molto strana. anomala, ma sì, io che ho vissuto, fra virgolette, qualche mese in Francia, confermo. È vero. Dovete sapere che Veronica parla un francese fluido, ha una pronuncia fantastica, e infatti quando Una facciamo volta. l'amore io le chiedo sempre di parlarmi solo in francese. Ecco. E oggi io sono felicissima perché quando c'è questo sole, questa temperatura tiepida, veramente meravigliosa. Sì, è il clima perfetto per una gita in moto, diciamo che 20 gradi è proprio la temperatura ideale, non fa né caldo né freddo, e poi soprattutto con questo sole i colori sono più accesi, è proprio bello, respiri una giornata fantastica. E leggevo che in cima, se non ho letto male, se non è una cavolata, ci dovrebbe essere anche un giardino botanico. Ah sì, è vero. Quindi un passo interessante. Spettacolare, sì, il piccolo San Bernardo è da tanto che volevo farlo e sicuramente nei prossimi mesi faremo anche il Gran San Bernardo. Intanto qua c'è Cos'è? una pattuglia. Ecco. Che è successo? Oh mio Dio. Ok? Grazie. Prestare attenzione forse? Cosa? Ha detto di stare attenti, si vede che è successo qualcosa. Ah, forse c'è. Ah, forse c'è un gregge. Sì. E infatti era la forestale. E forse dobbiamo fermarci qua. Ok, aspettiamo Noi il gregge. C'è, Noi sempre becchiamo il gregge, favoloso. credo ci sia il gregge, spegniamo. Eccole ragazzi. Speriamo che non ci vengono addosso. Aspetta che mi sposto un attimo, mi metto qua dietro la macchina, perché sono tantissime. Buongiorno. Buongiorno. Provano la monta. Ah, ma è tipo una festa. Sì. Guarda che belle, tutte addobbate. Madonna, queste se ti danno un'incornata Siamo in diretta anche su Instagram, fanno comunque. volare. È così. Non è la prima volta per noi. Guarda questa com'è contenta. Minchia, questa al troccio. Ma che belle. Fanno un casino della Madonna queste campane. Madonna mia. Sono più o meno tutte della stessa razza, marrone testa bianca, alcune nere. Va bene ragazzi, un quarto d'ora che va via così, però sicuramente particolare. E le ultime ritardatarie. Adesso ci sarà la strada piena di merda come sempre. Qua se prendi una merda di mucca, direi che fai finiamo. No farmers, no party, fantastico. Bellissimo ragazzi, va bene. Diciamo che abbiamo visto anche questa. Ovviamente si è creato un traffico notevole a scendere, tutta la coda dietro le mucche, meno male che noi saliamo. Guardate che coda che hanno formato. E beh,
E a noi è capitato anche di stare dall'altra parte, quindi in coda parecchio. Sì, che è peggio. E d'altronde quando si fanno queste strade di montagna spesso Certo, assolutamente. si trovano i greggi. Non abbiamo fretta, siamo in giro a divertirci, anzi è molto particolare trovare queste manifestazioni fatte di animali. Il paesaggio intanto inizia a essere sempre più bello, ragazzi. Qua c'è un ruscello qua sotto alla nostra sinistra che crea il canyon che sale. Wow! Benvenuti. La Tuile, signori, siamo arrivati alla Tuile. Bienvenue alla Tuile. Ma che carino! Mi piacciono un sacco questi paesi di Bellissimo, montagna. sì. Un po' col fiume. Guarda che bello. Qui si scia, Sì, qua si scia e inizia a fare anche freddo perché da 20 siamo passati a 13, ragazzi. Ho acceso le manopole e la sella riscaldabile perché da qua in avanti scenderà sempre di più. Già si vede la montagna arsa dal freddo intorno a noi e là sopra è un ghiacciaio meraviglioso, guarda che roba. Sembra quasi la carta stagnola con il riflesso del sole. Che bella, ragazzi, strada stupenda, panoramica sul paese della Tuile. Si aggrappa sulla costa della montagna e sale, asfalto bellissimo e i tornanti sono chiusi ma molto larghi, diciamo che si riescono tranquillamente a percorrere in sicurezza. Bellissimo, ragazzi. Questo è ancora il versante italiano e circa fra una decina di chilometri, perché in totale sono 22 chilometri se non sbaglio la strada che porta sopra, saremo in Francia. Ci si è aperto un po' di panorama intorno a noi dopo i tornanti che salgono, ma ce ne sono altri, ragazzi, dobbiamo superare questa montagna. È bello perché non ti sembra neanche di salire in quota. Sì, non è molto che... ripida. No, ma guarda Sì, che sì. bello. Stupendo. Mamma mia. Qua sì, credo che si compri formaggio, si può mangiare. Super grill c'era scritto. Favoloso. Oggi ci siamo attrezzati con i panini per pranzo, ma poi stasera saremo obbligati a mangiare in giro e quindi assaggeremo comunque qualcosa di francese stasera, poi quando ci sistemiamo in albergo. Poi vi do tutti i dettagli, ragazzi. Credo che ovviamente dividerò i video perché sennò verrebbe un video di 3 ore e quindi o lo divido in giornate o lo divido in passi in base alle cose interessanti che poi riesco ad accumulare e a farvi vedere. Decido come spezzare il video. Sicuramente sul passo del San Bernardino, il piccolo San Bernardo, si può fare un video a sé perché ce n'è tanto da raccontare. Tra l'altro adesso mentre saliamo vi racconto 3 cose che non conoscete o meglio che potreste non conoscere della Triumph Tiger 1200. Allora, la prima è che queste moto sono 3 cilindri 1160 di cilindrata, 150 cavalli, potrebbero tranquillamente arrivare a 250 all'ora e superarli, ma Triumph ha deciso di limitarle a 200 all'ora. Quindi queste moto sono limitate a 200 all'ora, l'erogazione è sempre libera ma poi a 200 all'ora la velocità è limitata. Seconda cosa che magari non conoscete, il cruise control di questa moto non è adattivo, non ha i radar, però quando si inserisce, oltre a toglierlo con qualsiasi tocco di leva freno, chiudendo la manopola del gas, cioè anche se è già chiusa, voi la girate in senso opposto, fa un piccolo click e stacca il cruise control, se non volete proprio intervenire sui freni. E terza cosa che potreste non conoscere, me la sono dimenticata. Che ruggisce. Ecco qua. Un ruggito. Sicuramente c'era una terza cosa, forse meno interessante, per quello me la sono dimenticata. Vabbè, appena mi viene in mente ve la dico. Comunque questa salita è veramente molto dolce. È dolce, la pendenza del passo leggevo che non supera mai il 6%, che per una salita a un valico è molto
blanda, come infatti ci sono tanti ciclisti magari non esperti, non diciamo allenati. È molto dolce, sale dolce perché c'è anche tanto spazio, diciamo, la montagna offre degli altopiani qua e là, e quindi si sale con dei tornanti, poi c'è un tratto di stesso livello e si arriva su piano piano. Mentre i passi che faremo nei prossimi giorni, ragazzi, sono veramente impervi. Il Col du Galimbier ha una pendenza del 12%, se non ricordo male, anche di più. È sempre stato incluso nel Tour de France proprio per la sua difficoltà di percorrenza, e ha dei panorami veramente eccezionali, come il Col de l'Isoard, uguale, che forse è ancora più bello. E di questi colori autunnali vogliamo dire qualcosa dello spettacolo? Questo colore ottobre Veramente stupendo. Guarda là sopra, sì. tutto rosso. Prevalenza di rosso qui. Sì. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Dal vivo è proprio tanta roba. Diciamo che sicuramente in video verrà un pochino più schiacciato, forse. Eccezionale. Qua iniziamo a vedere la quota. Guarda che roba, incontaminato, sì, proprio ruscelli che scendono. Bellissimo. E la strada, ragazzi, la strada da non sottovalutare, perché che asfalto. Giogassi. Qui la strada C'è un lago, ragazzi, qua alla nostra destra, meraviglioso, siamo quasi sopra, guardate che roba. siamo arrivati forse. La Tuile? Sì, penso che siamo sopra. Passo Piccolo San Bernardo, 2188 metri. Sì. Bellissimo. Adesso Brian mi ha detto che più avanti c'è uno spiazzo con della visuale, del panorama da vedere, quindi proseguiamo un pezzo e ci fermiamo a fare una tornata più avanti. Siamo in Francia. Entriamo in Francia. Regione d'Auvergne. Auvergne. Eccola la vecchia dogana. Oh là là. La Niche Oh yeah. de Saint-Bernard. Bisogna guardare internet allora, perché... Allora, dopo io da lì non esco più, quindi io mi fermerei qua. Vedete il San Bernardo, il cane? Adesso vi racconto un po' sì. la storia. Eccoci ragazzi, siamo sul picco del piccolo San Bernardo, 2188 metri, un valico di confine che divide Italia dalla Francia e che ha una storia molto ricca, uno dei passi più ricchi di storia, perché risale ai tempi dei Romani, che qui costruirono addirittura un ospizio per i viandanti. Ovviamente era una strada carrozzabile che poi negli anni è stata trasformata in strada asfaltata. Vivevano dei monaci che praticamente erano, trattandosi di confine, erano assaliti spesso da viandanti malintenzionati e si facevano aiutare da un cane che da questo luogo prende il nome, che è il San Bernardo, alle mie spalle. Infatti in tutto il passo potrete ammirare le
statue del cane San Bernardo che aiutava a trasportare viveri, latte, formaggi, legna, ma che fungeva anche da difesa per i malintenzionati su questo passo. E sia dal piccolo San Bernardo che dal Gran San Bernardo, che è dal versante opposto a quello dove siamo ora, vivevano appunto questi monaci che allevavano questi cani. Sono stati ritrovati addirittura dei reperti che risalgono al Neolitico, e successivamente Giulio Cesare nel 285 d.C. Fece ordinare di costruire appunto questo ospizio che qui fungeva da rifugio per i viandanti, e a quei tempi si pensa che addirittura Annibale fu passato di qui nella marcia su Roma con gli elefanti. Potrebbe essere uno dei luoghi attraversati durante l'invasione di Annibale. E poi nel Medioevo subì diverse pandemie, controversie, ha visto tantissime guerre questo passo proprio perché è un valico di confine, le guerre napoleoniche, ma fu protagonista anche delle 2 guerre mondiali, la prima e la seconda, dove Francia e Italia si davano battaglia in questi territori, e quindi queste pietre intorno a noi ne hanno viste davvero tante. Questa è la vecchia dogana con la statua del poliziotto, del gendarmerie, eccola qua, che divide le 2 strade. Questo era un vecchio ospizio, ormai disabitato. C'è uno shop e più avanti, entrando in Francia, c'è un altro spiazzo con dei monumenti che adesso andremo a vedere. Qui c'è la Tagherona. Allora ragazzi, siamo entrati in Francia e come tutti sapete, oltre a non avere il bidet, in Francia ci sono delle cose da osservare per quanto riguarda il motociclismo. Partiamo dal dire che ci vogliono i guanti omologati, marchio CE. Poi ci vuole un etilometro a bordo che dovete procurarvi. Voi, se vi ferma la gendarmerie, dovete avere un etilometro a bordo. Si trovano su Amazon a 5-6 euro, ci sono i pacchetti proprio appositi, cosa alquanto strana, però è così. Ovviamente il kit di pronto soccorso e i gilet fluorescenti. Inoltre sul casco bisogna mettere delle barre, degli adesivi fluorescenti su tutti e 3 i lati, anzi 4 lati anche frontalmente, quindi frontale, posteriormente e i 2 laterali, degli adesivi che di notte riflettono la luce delle macchine. Queste sono le cose principali, gli accorgimenti che vi consiglio di adottare se venite a farvi un giro in moto in Francia, perché le multe, da quello che ho sentito, sono salate, si parla di 100 euro, e quindi magari è opportuno saperlo. Adesso abbiamo pranzato, qua ci sono i miei amici, che Brian è tra l'altro un ex collega di lavoro, con sua moglie Francesca e Veronica. Andate a visitare anche il canale di Brian, che è Ciullo Sword. Sì, esatto, Ciullo Sword. E hai già pubblicato qualche video, vero? Ha comprato adesso la Insta X3, quindi diciamo che è all'opera, e c'è, diciamo, qualche viaggio c'è, li ho visti e sono molto belli. Sì, mi sta mettendo in imbarazzo, assolutamente sì. Non ero pronto, altrimenti mi mettevo un attimino meglio. Comunque sì, mi diverto con Francesca andare in giro e guardare i video di Christian che mi insegna, quindi meglio di così. Grande Brian. Adesso proseguiamo, entriamo in Francia e andiamo a vedere altri panorami meravigliosi.
Ciao. Bellissimo ragazzi, piccolo San Bernardo davvero bello. Adesso scendiamo nella versante francese e andiamo a scoprire cosa c'è dall'altra parte. Qua c'è il giardino botanico a cui accennavamo prima e adesso ci fermiamo un attimo a questo rifugio nella parte francese che dovrebbe avere servizio bar. Ci beviamo un caffè perché lì alla dogana non c'è nessun bar, non ci sono servizi, ma qua invece c'è. Questo era il vecchio ospizio di fronte a noi che vi raccontavo prima dei monaci. Ripartiamo ragazzi, guardate che colori meravigliosi. Scendiamo verso la Francia. Les Mourtiers si chiama la località. Come? Les Mourtiers, che credo significhi i morti in francese. Non me la sento di commentare questa, non ce la faccio. Les Mourtiers. L'Immorté. Legalité. Ah, qui allargano un attimino con questi macchinoni. E l'Immorté. Perfetto. Salutiamo comunque tutti gli amici francesi o italo-francesi che comunque ci dovessero guardare. Raccapricciati. Ah, c'è un raduno di Lotus qua. Sì, ma noto che invadono anche leggermente. Scannano, mamma che bello, che panorama. Sì, veramente veramente bello questo, Le Petit Saint Bernard. E che cos'è? Spettacolare. E qui devo dire che paesaggio merita. Tanto veramente. E la Francia ti fa innamorare, dai. C'ha dei posti davvero belli. Sì. Sì, confermo. Soprattutto questa Rue des Grandes Alpes. Perché ridi? La Rue des Grandes Alpes. Ok. No, bene. Lo pronuncio bene. Sì. Che è una strada fantastica, fotonica per i motociclisti. Ma adesso io direi che si può chiudere questo video scendendo dal piccolo San Bernardo e io vi saluto, vi ringrazio e vi invito a sintonizzarvi per vedere il proseguo. Siamo diretti al Col de la Madeleine a 2000 metri, un altro passo francese che andiamo ad esplorare. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao!